Amici di Moto.it, ciao a tutti dalla redazione. Oggi qui ci sono due ospiti davvero speciali, Marco Aurelio Fontana e Omar Fantini. Li conoscete già perché Marco Aurelio ha fatto tantissime prove con Moto.it, è un campione olimpionico. Ciao Marco. Ciao. E Omar lo conoscete sicuramente anche lui perché è un presentatore e comico televisivo, ma quello che forse non sapete è che è anche un grande motociclista. Fai enduro? Ho fatto anche enduro. Te la cavi? Abbastanza, da che abbiamo fatto un trofeo insieme ti ho battuto, quindi non fare quello che non le sa le cose. Che... Ti abbiamo scelto per no, quello? È stato un caso. Era la seconda volta che andavo e l'ho battuto. Questo, Da 20 anni, va bene. Invece Marco Aurelio mi ha battuto pure lui, al trofeo sempre. Sì, il trofeo ci raggruppa e poi dopo vengono fuori delle cose. Quindi scusa, è molto chiaro perché io e lui siamo qua, ma tu? Io li ho invitati perché voglio mettere adesso la prova con le moto stradali, quelle che provo sempre nel mio lavoro qua a Moto.it, le Max Enduro. E per voi ho scelto la gamma delle BMW nuove, le nuove F, quindi bicilindrico, fronte marcia parallelo, tutte e tre le versioni. La F750 GS, la F850 GS e la 850 Adventure, che è la novità del 2019. Perché voi due non i tester professionisti di Moto.it? Perché costiamo meno. Costate meno. Esatto, costate molto meno, prima cosa. Secondo, non le avete ancora provate? No, zero. Onestamente neanche viste. Ottimo, e quindi questa non sarà una prova con i numeri, potenze, coppie, pesi, questa è una prova di emozioni e sensazioni con voi che siete esperti, competenti, mi avete regnato nell'enduro, quindi adesso si parte. Però le regole del gioco le faccio io. Sì. Adesso andate a cambiarvi e si va in moto. Pronti? Alrighty. Vai! Pronti. Ragazzi, Marco e Omar si sono vestiti, adesso facciamo l'assegnazione e si parte. Ragazzi, pronti? Sì, è il destro o il sinistro questo che non capisco? Questo è il piede destro. Perfetto. Ok. Marco, tu parti con la F750 GS, quindi in città mi sa che ti va bene. Sì, faccio il milanese e alla grande, non vedo l'ora. Ho visto che la moto è più stretta, quindi cercate di starmi dietro se ci riuscite. Ci proviamo, perché invece te, caro Omar, ti becchi questa, la 850 Adventure con le borse d'alluminio. Non posso non pensare a quel tester che è finito giù dal molo, c'è un video famoso, che mi dicevi è tra l'altro un caporedattore di una testata concorrente francese. Era. Tranquillizziamo Marco è ancora vivo, perché Marco era dispiaciutissimo per questo episodio. Infatti, più che altro, insomma, è stato un brutto colpo, ho avuto un po' di down, però Omar, adesso dicendo qualche battuta stiamo parlando, quindi si è riusciti un po' a sdrammatizzare. Scusate una cosa, la moto è larga, cercate di non starmi di fianco, sia chiaro che mi prendo sicuro. Se no facciamo la fine del molo. Via, si parte! Nuovi tester di Moto.it, prima tappa è andata, l'abbiamo fatta con le moto assegnate a sorpresa a Marco e a Omar. Adesso togliamo i caschi e sentiamo subito le loro impressioni a caldo sulle moto della famiglia F di BMW. Vado? Siamo da Marco? Vado con la cittadina. Esatto, e tu hai avuto la GS che è da viaggio ma è quella che si presenta un po' meglio per la città. Infatti mi è andata di lusso perché la moto è stretta, anche il manubrio ha una dimensione giusta, ha un motore fantastico, è fichissimo. Infatti appena sei partito da Moto.it non te l'aspettavi. No, non me l'aspettavo, c'è questo prima e seconda con un sacco di coppia e anche in realtà quando si esce un po' dalla città in tangenziale in autostrada comunque ce ne ha, non è un motore che, perché da quanto ho capito ha meno cavalli delle altre due, però comunque viene su bene, anche andare un pochino più forte, magari c'è qualcosa meno sopra, però si usa veramente bene, super composta, molto sicura, perché ho provato 2 o 3 pinzate in città tra macchine eccetera ed è una moto veramente sicura, fantastico lo schermo così, è una bomba. Poi niente borse, sella bassa. Esatto, sella bassa, cioè tu ti siedi e è una moto anche per piccoli, quindi bella, me la sono goduta. Invece il gigante della banda di oggi, Omar, l'ho visto fare un po' il Ganassa, che a Milano vuol dire un po', cosa vuol dire a Milano Ganassa? Lo sbruffone. Lo sbruffone a Milano, con le borse d'alluminio, con sto serbatoio gigante. No, allora la prima cosa, vorrei andare proprio sul tecnico. Vai sul te, ti abbiamo chiamato apposta. Allora la cosa più importante è questo blu che si intona perfettamente col blu dei miei occhi. E quindi posso andare in giro tranquillamente a fare gli occhioni blu a chiunque. Le borse larghe ma non troppo. Io allora l'unica modifica che farei è questo schermo gigante molto bello, farei in modo di potersi vedere almeno YouTube,
Cioè nel senso comunque sia un minimo di social, no? Qua poter postare le Per cose. te scherzi, però ti ho visto giocare col cruise control. No, allora il cruise control è bellissimo, è fantastico. Io, ecco, la moto non l'avevo mai guidata col cruise control, io sono un fanatico in macchina, cioè io metto lì e potesse fare tutto lei, perché in autostrada ovviamente. E questa cosa di non dover tenere il polso in tensione, anche se è poco, perché ormai i gas sono delicati, per me è una figata atomica. E in più, come ogni buon cruise control che si rispetti, lo puoi gestire, ma tu non l'hai mai usato, quindi non lo sai. Però c'è una cosa che voi non avete usato, perché non gliel'ho detto, mi sono dimenticato ragazzi, sono stato un caprone io nella spiegazione del mattino, riding mode, mappe, non vi ho detto che c'è il cambio ad assistenza elettronica, l'avete scoperto? No. Marco? No, Niente? no. C'è il cambio elettronico? Elettronico, che cosa fa il cambio elettronico? E non uso la frizione. Ad alti giri, pem 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 pem, è quello della MotoGP. Pem pem pem, ve l'ho detto che era esperto. Sarà la prima cosa che uso da qua ai prossimi 20 km, cioè, ma vale sempre solo con giri alti. Giri alti, anche giù di giri, però dà più gusto, come dicevi tu, pem pem pem. Pem, pem, pem. Marco? Non vedo l'ora di partire dall'autogrill. Con quale moto vuoi partire dall'autogrill? Le scambiamo! Adesso le assegno io, il gioco lo gestisco io. Devo cambiare il colore degli occhi. Allora, tu che sei alto devi stare comodo in autostrada, comodo, protetto, riparato, quindi ti becchi la F750 GS senza le borse. Quindi io mi prendo... Ti prendi questa, Va bene, quindi devo farmi venire gli occhi gialli per esatto. intonarli. Tra l'altro belli i guanti che hai oggi, devo farti i complimenti. Sono i tuoi. Sono i miei guanti tremendi da motocross. Marco, tu che moto prendi? Bravissimo, Sì. l'F850 GS. Dimmi una cosa, l'850 ha già il cerchio da 19? L'850 Cioè da 21? Esatto, ha già il 21. Molto quindi bene, adesso molto bene. lui va col 19 a razze, tu Quindi col mi si 21. apre un po' l'anteriore e sono già un po' più col naso sul fuoristrada. Sei Non già vedo più l'ora, endurista. non vedo Tra l'ora. l'altro tubeless, importanti per la sicurezza. Prossimamente la sapete, ve l'ho detta prima? Digliela tu. Bobbio, quindi La uscita Valtrebbia. Piacenza Sud, Valtrebbia, sempre dritto, e dopo Rivergaro inizia un bel misto che ci porta a Travo e poi arriviamo a Bobbio. Google, Valtrebbia, Valtrebbia. Bene ragazzi, il perfetto, gli amici di moto.it mi hanno dato in questo momento l'8,5, quindi una moto bicilindrica di BMW, ho il 21 davanti mi sembra, e quindi abbiamo un mezzo che fa un po' di strada, un po' di fuoristrada. Lo proviamo sul Penice, quindi vediamo come va. In realtà l'ho già un po' provata, quindi adesso gli do un po' di gas, ed è veramente una libidine, perché ha un motore incredibile, nel senso che ha un centinaio di cavalli, qualcosa meno, ma va forte. E la cosa che in realtà ho notato per prima salendo su queste moto, una delle prime cose oltre a divertimento, è che sono moto veramente sicure. Prima in città, adesso siamo sul Penice, fate due staccate perché arrivate un po' lunghi o perché andate brillanti, devo dire che la moto è proprio stabile, sicura, ferma, è un gran mezzo. Mi piace l'impostazione dell'8,5 con la ruota davanti più grande, mi dà abbastanza sicurezza appunto nella guida, e poi si gode, cioè è facile, vai via bene, c'è un sacco di coppia, poi va forte. In più, regà, ma vogliamo parlare del cambio? Cioè, fai mamma che bomba, oh! Cioè, il cambio così è una bomba. In staccata il posteriore, quando pinzate tanto, entra l'ABS, però la moto rimane super composta e quindi bomba. Poi ha un bell'angolo di piega, le pedane sono giuste, qui ho sulle borse, ma comunque non danno noia. Bella la distribuzione dei pesi, telaio e tutto. L'ABS è veramente fantastico, perché vi permette di staccare tardi, ma di avere la moto composta
e di non finire dritti. Adesso qui per esempio c'è un po' di sporco, eppure la moto è bella compatta. Seconda, raga, una libidine pazzesca. Allora, eccomi qua. Andrea mi ha assegnato la BMW, ovviamente, la 750, sempre GS, la piccolina, che però è una belva. Difatti inizio con calma, tranquillo. Tra l'altro parlare mentre guidi è la cosa più difficile del mondo. Voi sapete che noi uomini abbiamo 2 neuroni, di cui uno spesso è in cassa integrazione, no? Quindi concentrarsi sulla guida e parlare. Allora, motore è una belva, spinge che fa paura. E devo dire la verità che avendo provato anche le altre, io con questa, con la gomma, con la ruota davanti da 19, mi trovo molto meglio. Avendo un'estrazione più sportiva e stradale, mi dà più confidenza che quei ruotoni lì che sembra che debbano fare. Vi ricordate le biciclette quelle di un tempo che erano tutta ruota davanti e niente ruota dietro? Ecco, la gomma da 21 mi dà quell'idea lì. Allora, stiamo facendo il Penice, che è meraviglioso. Oggi ci siamo beccati anche una giornata stupenda, dopo 10 giorni di acqua, sole, 20 gradi, quindi la temperatura è perfetta. Allora, sono davanti a tutti e l'idea è di lasciarli dietro tutti. Allora, la cosa che mi piace tantissimo di questa moto è il feeling immediato quando butti giù. Cioè la sensazione è sempre binario. Per i miei gusti in realtà quella più grossa, l'850, ma non mi ricordo come si chiama! Quella grossa, blu e azzurra, insomma vabbè, è troppo molle per i miei gusti. Molleggia un po' troppo, che mi rendo conto che su viaggi da 1000 km ti salva la schiena, però su questi percorsi qua preferisco un pochino più le moto rigide, più stabili, le sospensioni. Tanto questa qua davanti ha le forcelle senza gli steli rovesciati, eppure cavolo a me sembra che sia così precisa in curva. Ma che roba, guarda che la butto giù adesso. Là. Sdraiato. Allora potrei mettere giù il gomito come Marquez, ma il timore che ho è che rimane lì, dove lo metto rimane. Allora anche sullo sconnesso, hai visto che roba? Cioè non lo vedi? Adesso ho preso veramente, non so se non si vede perché ho la camera puntata in faccia, ma ho preso 3 buche, hai visto che non si è mossa. Altra cosa fighissima che c'è il cambio elettronico, quindi non devi neanche toccare la frizione mai. Oh, cioè senti che roba, senti. Il che vuol dire che soprattutto in scalata, là, un po' lungo. Ecco, visto sta roba qua, pazzesco, un po' lungo, stacchi e sta lì, ferma, immobile. È clamoroso. La verità è che sta moto qua te la spacciano come cittadina, come proprio per sì, avete presente, no? Quelli lì che sono in giro con giacca e cravatta e le calosce per coprire i piedi per non rovinare le scarpe belle con la plastica della leva del cambio, ma in realtà cioè, te la puoi usare in città così, che tu vai tranquillamente al lavoro, magari ti metti anche la borsettina sul fianco così non ti porti niente sulla schiena, ma poi guarda dopo come tira fuori, cioè guarda che roba. Mi spiace solo di non aver beccato uno con uno ZXR, perché secondo me gli dava una piallatina anche qua. Guarda che roba, guarda, precisa, boh. Poi è un po' più forte di me, io tendo a spostarmi tanto sulla sella, in realtà adesso sto un po' più centrale. Guarda qua, tic. Uguale tra l'altro, cioè raggio di piega identico. Oh, senti il cambio elettronico di scalata senza toccare la frizione, mamma mia. Brava BMW, brava. Guarda, più forte di me, continuo a spostarmi, adesso mi forzo, adesso faccio 3 curve belle dritte, guarda. Ragazzi, eccoci partiti. A me nel sorteggio che abbiamo deciso a Moto.it adesso è toccata la BMW F850 GS Adventure, che è una novità poi del 2019, gommata con le Michelin Anaki 3, che in questa prova mi hanno sorpreso perché stanno andando molto bene. Con il Venturo anteriore, vi ricordo, cerchi a raggi tubeless, quindi molto sicuri, e la forcella non regolabile ma che ha un ottimo affondamento. La moto ha superato questa giornata perché ha una bellissima guida sia in città, dove è un po' grossa, è impegnativa se non siete di gamba lunga, ma sospensioni fantastiche sullo sconnesso. Vedete che anche qua sul Penice lo sconnesso non manca, ma poi funzionano bene anche nei percorsi misti. Ovviamente va tenuto presente che questa
è una Max Enduro votata anche al fuoristrada, quindi un po' di beccheggio ci sta, del tutto naturale, però guardate quanto piega l'Adventure 850. Oggi la giornata è stata fantastica insieme agli amici tester Omar Fantini e Marco Aurelio Fontana, che sono il primo un comico televisivo, il secondo un campione olimpico. Però ragazzi, in moto vanno veramente bene. Pensate che Marco Aurelio si allena tantissimo con la moto da enduro ed è un gran bel pilota col tassello, mentre Omar ha corso addirittura nel CIV per diverse stagioni con ottimi risultati, quindi non sono certo motociclisti neofiti, ma anzi in moto vanno molto bene con tanta sicurezza. E oggi vediamo poi cosa ci diranno in cima al Penice delle altre moto che stanno guidando, la 750 GS e la 850 GS non Adventure. Proseguiamo la salita. Vedete che l'Adventure nasce per l'off-road, per i lunghi raid, però è molto bella anche nel misto. Cambio elettronico molto rapido a salire, e guardate anche la frenata è molto potente. Ovviamente la forcella si accuccia un po', però la seconda parte di escursione è molto controllata. La prima un po' cedevole, ma poi funziona molto bene. Questa è la versione rally col cupolino piccolino che ripara poco, ma non ostacola la guida in piedi. Vediamo la salita, guardate nei cambi di direzione come scende. Altra curva a destra, apriamo tutto. Cambio elettronico molto a punto, funziona bene, appena duro in scalata, però è un gran bel cambio. Guardate, percorrenza di curva, cambio marcia, altra curva a sinistra, e il motore da 95 cavalli spinge veramente tanto, ha un'ottima schiena in basso, è uno dei motori fino a 1000 delle Max Enduro più sportivi. Ha una gran bella erogazione perché non privilegia gli alti, ha dei buoni bassi, sotto non strappa. Guardate adesso, faccio apposta a mettere una quarta a 2000 giri, silenzio più totale, poi apro. Vedete, siamo in salita, 3000 giri senza uno strappo, senza una vibrazione al manubrio. Guardate che salita di regime. Poi scalo per affrontare le curve e stiamo arrivando al passo Penice, che è la seconda tappa per il commento con i nostri ospiti che abbiamo stabilito oggi. Poi ce ne sarà un'altra sorpresa, però mi godo le ultime curve del passo Penice. Qui c'è un bel asfalto, il tempo sta cambiando, mannaggia, speriamo di non beccare la pioggia perché la giornata per adesso è stata veramente bella, e non vedo l'ora di sentire cosa dicono i nostri ospiti Omar e Marco Fantini e Fontana delle moto che abbiamo dato loro per questo test, senza giornalisti professionisti, a parte la mia presenza ovviamente, ma con due grandi appassionati che in moto ci sanno andare molto bene. Però queste moto non le avevano ancora provate. Ed eccoci, stiamo arrivando in cima al passo Penice, manca poco, ultima curva, asfalto umido. Passo Penice, frazione di Bobbio. Ragazzi, allora la seconda tappa, grande Omar. Marco, tu con le due ruote si dai, eh? Sì, e secondo me abbiamo usato un po' di gomma e ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti, che è la cosa più importante sempre in moto. Perché ho il tuo casco, tra l'altro? Deve essere stata quella staccata dove abbiamo esagerato. Staccata troppo forte, abbiamo invertito i caschi. Ci siamo toccati? Senti, ma perché alla fine qua hai rallentato? Ho rallentato perché ci sono i nostri amici per raccontare la seconda tappa, vedete le facce contente, quindi secondo me la gamma F750-850 il divertimento nel misto ce lo dà. Tra l'altro invertite le moto, io non mi ricordo neanche più che moto ho guidato perché ci siamo divertiti troppo. Io tu quella definita cittadina. Sì, ma dove? Ma dove? No, infatti guarda, lo dicevo prima, è spettacolare, anzi cittadina zero, cioè nel senso di là campagnola, montanara. Anche perché 750, a parte la sigla GS che la conosciamo, però 750, perché oggi siamo abituati alle grosse cilindrate, uno prende un 750 come una motina, a parte con 850 vera di cilindrata, però ti ha stupito, eh? No, è pazzesca. Poi io mi trovo meglio con il 19 davanti, quindi sposo la mia piccolina. Anche perché stamattina ve l'ho presentato come un endurista, ma questo si è fatto non so quanti anni di CIV, campionato italiano due anni di CIV. Due anni di CIV. Noi mai però il CIV, ci manca il CIV. Non ci manca.
Te basta sfide che hai già fatto troppo. Invece Marco... Sai che io mi sono stupito di una cosa di Marco? Cioè va forte anche con la sella. Con la sella... È incredibile. ma dopo pensavo che dopo gliela c'è la terza tappa, ragazzi, quindi vediamo cosa farà Marco con la terza tappa. Io invece Con la devo GS? dire che siccome ho quest'anima da fuoristrada, la ruotina, anzi la ruotona grande davanti mi piace di più. L'impostazione di una moto un filino più alta davanti, il manubrio un pelo più alto mi dà più di... è più la mia GS rispetto all'altra, con questo piglio appena più fuoristradistico. E quindi mi è piaciuta, il motore è un sacco di coppia, quindi bomba, mi sono divertito un sacco. Infatti del motore, un vostro commento a caldo proprio senza filtri. 95 cavalli le versioni 850, 77 la 7,5. Come vi sembra di potenza del misto? Questo è pieno tutto, sotto, nel misto, in alto, se ci metti le marce va forte, se ho provato a tenere la sesta bassa e dargli proprio viene su morbida, questo è un motore veramente... E in più ti perdona tutto. Che io prima nel salire un lunghino l'ho fatto. L'hai detto nel video? C'è ovviamente nel Lo video. vedrete dopo, lungo. Cioè nel senso, eppure correzione portata dentro e sistemato, questa cosa che ti perdona. Infatti, lungo, però sei rimasto nella tua corsia e sei riuscito a riprendere. Quella è la differenza vera della... È quello che ti dà sicurezza anche cioè su un percorso che non conosci, a volte battezzi una curva un pochino più larga, invece è più stretta e ti perdona. Che direi che per la sicurezza è fondamentale, no? Ma ragazzi invece io l'unico appunto, sì. Posso fare un appunto? Certo. Un appuntino ai signori BMW. In autostrada prima io ho usato il cruise control, che è una figata atomica, se ti fai chilometri sai non avere il polso, ammorbidirei un pochino quando lo togli, perché nel momento in cui lo disconnetti fa proprio un po' un colpettino. E già hai i pantaloni stretti, togliendolo allora, difatti volevo dire che ringraziavo anche i pantaloni stretti per il varicocele che mi è stato concesso oggi. Tornerò a respirare quando li tolgo. Se mi vedete paonazzo non è la guida in moto, sono i pantaloni stretti. Ultima cosa, prima abbiamo detto nell'altra sosta il cambio che vi mancava, no? Sì. Con una moto da turismo, l'avete apprezzato, l'avete usato? Sì, pazzesco. Assolutamente, cioè a volte sai, pensi che la moto da turismo vada bene solo per un certo tipo di situazione. In realtà il cambio ti permette di andare un po' più brillante, e poi non sforza niente, quindi... No, tra le altre cose, da motociclisti, penso siamo tutti d'accordo, lo si fa già. Nel senso che comunque anche con le altre moto tendi sulle marce alte a giri medi a buttarle dentro ma anche un po' a toglierle. Così ti permette di farlo su tutte le marce e quindi avere una guida molto più fluida e continua, no? Certo. Dopo, dai, andiamo a casa, basta? Mi manca un po' le due scalate con la moto intraversata. Sì, perché c'è il sistema di assistenza alla frizione, se ne sono accorti subito, ve l'ho detto che erano esperti, perché non potete guidare da selvaggi intraversando nell'ingresso curva perché c'è un sistema che è improntato alla massima sicurezza, anche in scalata non si perde il controllo. Vi dicevo, ho fatto la battuta che si va a casa. No, non si va a casa, caro Marco Aurelio. Abbiamo il campione del fuoristrada olimpionico senza sella. La sella Omar io gliela lascio. Gliela lasciamo? Dai, sì. Però adesso andiamo a fare fuoristrada e il caro olimpionico di Londra si becca la GS Adventure, quella più grande, più fuoristradistica, per fare un po' di enduro piacentino. E tu invece metti un po' di sassi, un po' di patate a destra e a sinistra e poi ci siamo. Così sono bilanciato. E scegli tu che moto vuoi dare al tuo collega? Al mio collega gli ridiamo la rossa perché andiamo sullo sterrato e gli facciamo provare questa gomma da 21. Visto che apprezza tanto 19? Esatto. Sì. Vabbè, io vado con la cittadina allora. Sì, attendiamo la cittadina. Tanto hai detto che non è cittadina prima. Per niente, ma vedremo se è sterrante. Vediamo, bisogna provarla. Ok ragazzi, si riparte fuori strada. Ragazzi, terza tappa finita, abbiamo raggiunto un posto in fuoristrada, non sappiamo bene dove, però molto bello. Però il commento su Marco Aurelio Fontana che ha guidato la GS 850 Adventure non lo faccio fare a te sì dopo, ma lo faccio fare a Omar. Io non l'ho neanche visto, è partito, ho visto della polvere e basta, tutto quello che ho visto per tutto il tempo, anzi polvere, poi è finita la polvere e lui non c'era più. Presenti i ninja quando tirano la palla e spariscono, uguale.
Anche perché non l'abbiamo detto prima, è un segreto di Marco, ma Marco ambisce in futuro, ma molto prossimo, a fare la Dakar. Quindi Marco, il commento tuo sulla Adventure 850. Da futuro dakariano, è la mia moto. Delle tre, se lo posso dire, è quello che preferisco, perché comunque c'ha questo serbatoione bello grosso, e ha un po' più di travel, me la sento un po' più alta, anche la sella, ha un'impostazione veramente da fuoristrada, e soprattutto ti dà questo sogno di viaggiare. Tu sei su e dici adesso vado dove voglio, non pensi alla benza, non pensi a strada, fuori strada, pensi solo a viaggiare, ed è una cosa molto bella. Quindi ti è piaciuta anche come comportamento delle sospensioni? Moltissimo. Unica nota non positiva per me, la gomma. Io devo ritirarla con le gomme con sul tassello, perché sono un maniaco del fuoristrada. Un filino, un tassello leggero, ecco. Certo, ci sta, si chiama addirittura, questa è la versione rally, quindi il tassello ci starebbe proprio a pennello. Tu invece, Omar, hai guidato la GS standard, mi guardi già con la faccia. Che sensazioni ti ha dato la GS 850? No, perché di Marco diceva sto bel serbatoione, è una questione di gusti, a me sto serbatoietto e non è un caso, credo, quindi è una questione di gusto. No, io mi sono trovato molto meglio con la piccolina, perché cerchio da 19 invece da 21 un po' più stradale, io sono ovviamente più stradale, mi sento più a mio agio. Anche quando siamo scesi, che avevo invece l'altra, l'850, ci ho messo un po' a prendere confidenza. Figurati che facevo fatica a stare dietro a te, che avevi la piccolina, che è tutto dire, no? Però le pedane le hai toccate lo stesso, eh? Sì, ho toccato le pedane. Una cosa molto importante, che me la sono sentita come tipo la mia GS, cioè se dovessi prendere un GS importante, quindi rally, prenderei forse l'8,5, che più si addice al mio stile, al mio modo di andare in moto, rispetto magari al 1200, che è una moto un po' più importante, che fa un po' più d'asfalto, quindi alla mia moto. È vero, a me resta il commento adesso della GS 750, però prima aggiungi una cosa. Una cosina piccola, che io ti prendo in giro, ma te sei una manetta della Madonna. Vogliamo dire che da tutte le moto che ha preso in mano ci ha tenuto dietro, e in più, se devo aggiungere, so che io non è che sempre sono riuscito a stare nella riga bianca, cioè io un po' ho rubinato, lui cavolo guida pure preciso, non ha mai superato una volta la carreggiata, che significa fare molti più metri, quindi sei bravo. Grazie, ma perché se no mi mena Nico Cereghini a casa, se vede che supero la linea bianca sono mazzate in ufficio subito. Grazie ragazzi, troppo buoni. Io faccio il commento finale sulla GS 750, che mi è rimasta per ultima nella guida anche sul Penice in fuoristrada, e devo dire, ho capito perché vi è piaciuta, perché su strada, come dicevi tu, sensazioni stradali, si guida veramente bene, facilissima. In fuoristrada non ha l'esclusione vostra, quindi magari sui tratti più sassosi ho faticato un po', vedevo che le vostre erano più stabili, però voi andate anche forte. Omar, hai tanta esperienza, Marco ti stai allenando tantissimo con le moto da fuoristrada, sei molto esperto. Per chi magari non è tanto esperto, la GS 750 è una vera GS, sella bassa, poca escursione, andate dappertutto con una vera moto da entro fuoristrada, la classica Max Enduro. Adesso io ringrazio tantissimo Marco Aurelio e Omar, perché è stata una giornata bellissima, abbiamo riso a crepapelle. Grazie Omar. Anche perché ci terremo tutti i pantaloni senza spiegare come facciamo, giusto? Ma abbiamo un segreto che Questo ve lo mandiamo in direct. potreste scoprire soltanto se questo video arriva a 1 milione di views, ok? Iscrivetevi al canale di moto.it, mettete mi piace, commentate, se arriviamo a 1 milione di views riveliamo a tutti il segreto per portarsi a casa i pantaloni delle prove su strada. Ci sarà il video di Omar che lo spiegherà. Adesso io mollo il microfono per i saluti a te. Va bene, ragazzi, è stato veramente un piacere stare in questa giornata insieme a voi due, soprattutto insieme a tutti loro, e quello che posso dire è, qualcuno diceva se sei incerto tieni aperto, quello che dico io è se ami quella roba lì stai a destra della riga. Troppo? Bravissimo. Ciao, commentate qua sotto. Ciao. Prova audio. Ciao tesoro, mi senti? Ciao. Ok, vai. Dove andiamo? Andiamo? Ce li hai 50 euro tesoro? Stiamo girando, eh? Quando vuoi, Andro, stiamo girando. Ok, va bene. Ha detto si sta girando. Scusa Fabri. Ma sentite sto bordello? Oh, che bordello. Non arriviamo in Valtrebe, ci fermiamo. Ma